Prima gara dell'R Max 2026 sotto il diluvio. Sarà la prima volta che proverò gli R Max in queste condizioni con le gomme slick. Il pacchetto di fatto è questo. Sarà abbastanza divertente, speriamo. Vediamo come andrà. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Stiamo andando ad Ottobiano, alla pista South Milano di Pavia. Oggi inizia l'avventura 2026, questo campionato che ho iniziato a sperimentare lo scorso anno. Mi è piaciuto e quindi abbiamo deciso di ritornarci. Siamo 104 piloti iscritti, quindi tantissimi. Il livello è probabile si sia alzato ulteriormente. Il format consisterà in 3 turni di prove libere, un round di qualifica per determinare la griglia di partenza della Hit 1. Hit 1 determinerà poi la griglia di partenza di Hit 2 e poi i primi 20 andranno direttamente in finale. I successivi 50 piloti spaccati in 2 gruppi per i ripescaggi e quindi un format nuovo. La giornata promette bene, il tempo no. Siamo arrivati ad Ottobiano, abbiamo fatto i primi turni di prove libere, 2 sotto il diluvio, 1 sotto l'asciutto. Quindi tanto scivolamento, poco grip in pista. Ed è stata per me la mia prima esperienza da tantissimi anni su dei kart rental con delle gomme slick. Proprio è come ritornare al feeling che avevo in Inghilterra, quando su questi kart rental non venivano assolutamente montate le rain, ma venivano montate le slick. Mi sono stupito comunque perché nonostante le gomme slick e la pista piena d'acqua, quello che forse aiuta molto questi kart è uno il peso, ma anche il fatto che hanno dei tubi 34 e 35 mm. Quindi più i tubi sono larghi, più c'è grip. Abbiamo faticato tanto all'inizio in questo primo approccio sul bagnato nelle prove libere. E sì, avevo il passo ma non abbastanza per stare con i primi. Sull'asciutto invece il passo c'era. Incrociavo le dita per il sole. Purtroppo prima della hit numero 1 è tornato il diluvio. Ricomincia a piovere in maniera istantanea e soprattutto massiccia. Pista adesso il gruppo C, iniziano ad arrivare i primi riferimenti lanciati. Abbiamo visto qualche kart avere qualche problema o qualcuno incappare in testacoda qua e là. Attendiamo cresca la fiducia e la confidenza con la pista per tutti. Ma siamo un po' verso gli ultimi tentativi per la maggior parte dei piloti. Arriva anche Fiorini Miotti, ottimo tempo, 1:16 e 369, si ferma a 56 millesimi dal miglior tempo tentativi. Sta per scadere sostanzialmente il brutta botta, speriamo senza troppe conseguenze. Della Scacchi pronta per tutti, non si migliora neanche Fiorini Miotti nella quinta posizione. Bandiera verde, si va con questa manche, con questa batteria per il gruppo C. 8 minuti a disposizione anche per i piloti del gruppo C, che passano tutto sommato indenni alla prima curva. Adesso occhio al gruppone che si inserisce nel primo tornante del primissimo settore, qualcuno che fa la curva molto piano scegliendo l'interno e non avendo grande spazio, oltre a dover incappare in un po' d'acqua raccolta proprio lì all'interno delle curve, che viene ancora evitato nella maggior parte
delle situazioni, soprattutto nelle curve più a gomito, perché è una situazione, una zona pericolosa e insidiosa, come lo è mettere le gomme sulla erba, come fa qualcuno addirittura in 4 wide. Si prova ad entrare nella seconda parte del tornantone più esterno. Tornantone interno invece sportellata lì al comando, con il kart che si gira e perde la direzione giusta, credo di Nicola Serafini. Qua azione che subito si fa accesa in pista, come era francamente facilmente prevedibile, con l'andare a migliorare delle condizioni di pista. Passaggio sul traguardo per il primo rilevamento cronometrico di questa batteria, e dunque con quella manovra Nicolas Serafini è andato a riprendersi la prima posizione che aveva perso nei confronti di Elliott Maccagni, finito al contrario, ha ripreso la via della pista. Vediamo adesso quanto passerà Serafini, Rivadossi, Fiorini, anche Schena cerca di stare il più vicino possibile a Fiorini. Adesso allunga sul rettifilo e alle loro spalle soprattutto c'è Landolfi che si avvicina. Barcia e Schena si affianca a Rivadossi sulla linea del traguardo, passa in curva 1, gran manovra di Leonardo Rivadossi che si mette al comando dell'operazione. Vediamo se adesso arriverà la risposta di Serafini. Si sta avvicinando anche Fiorini Miotti per cercare di unirsi alla festa, e va ad affiancare anche lui Serafini per andare a sfilarlo e infilarlo all'ingresso del tornantone esterno. Si prende la seconda posizione. Serafini adesso un po' in difficoltà di ritmo, scala in terza. Adesso vediamo come se reagirà Serafini, anche perché deve stare attento. Matt Barsh non è così lontano, potrebbe immaginare di ricongiungersi e provare a mettersi anche lui a lottare con quel gruppo di fatto che ora viene guidato da Leonardo Rivadossi al comando delle operazioni, lui davanti a Fiorini Miotti. Giù per il rettifilo più lungo, le bandiere gialle nell'ultima parte della corsa, della pista, chiedo scusa. Francamente non abbiamo visto la motivazione, ma si passa sul traguardo. 4 minuti al termine, appunto in quest'ordine: Rivadossi, Fiorini, Serafini, poi un po' più staccato Barsh, Cageux, risalito l'elvetico in quinta posizione. Grande gara, partiva decimo, è riuscito in pista a recuperare posizioni su posizioni, ha scavalcato anche Stefano Schena nell'ultima tornata, si è messo al comando di quello che di fatto è il gruppetto degli inseguitori che comprende Cageux, Schena, Landolfi e Galli. Alla ricerca adesso di andare a colmare un gap di oltre un secondo nei confronti del polacco Matt Barsh. Qua il duello che infuria ancora per il tentativo di risposta di Serafini, che non ci sta a rimanere dietro, forse sta recuperando qualcosa lì davanti. Il tempo non è tanto, 3 minuti scarsi. Adesso Fiorini in questa tornata sembra essersi un po' scrollato di dosso, essere riuscito a scrollarsi di dosso almeno in questo frangente. Serafini all'ultima curva, Rivadossi davanti a tutti con il segnale che manca un giro al termine davanti a Fiorini. L'ultimo tratto di questa Lenovo South Milano Circuit in questa batteria del gruppo C. Nulla ormai cristallizzata la situazione, direi sostanzialmente anche per le posizioni dietro di lui. Rivadossi vince davanti a Filippo Fiorini Miotti. Abbiamo recuperato progressivamente fino a P2 su 26, quindi non male. Seconda serie appunto di hit. Leonardo Rivadossi a scattare davanti a tutti, poi subito dietro ci sarà Filippo Fiorini Miotti. Bandiera verde a sventolare qui a Ottobiano per lo scatto, dove subito il tentativo c'è di Fiorini Miotti di mettere Rivadossi con le spalle al muro. Si entra in 3 addirittura in quella curva con qualche sportellata e qualche largo. Alla fine credo abbia avuto la peggio Dennis Holler, che adesso è lì nella mischione
degli inseguitori rispetto a Rivadossi, che prova subito ad andarsene a sfruttare il vantaggio di tutti i piloti che scattano lì davanti a tutti. Qua attenzione ancora a Oller che torna e si mette a cercare la posizione su Fiorini Miotti. Il duello per le posizioni 2, 3, 4 e 5 sono tutti là. Praticamente i piloti quando andiamo verso il termine del primo giro, con Oller in seconda posizione e poi appunto Fiorini Miotti in terza. Si va a chiudere la prima tornata con quest'ordine appunto di gara: Rivadossi, Oller, Fiorini Miotti, poi Barcia e Colombo molto vicini tutti quanti a questo pezzo di pista, in questo settore, mentre dietro alle spalle Barcia che mette le proprie ruote davanti a quelle di Fiorini Miotti e si prende la terza posizione. Dietro si muove poco con Fiorini quarto, Colombo quinto. Non ne resta tanta di questa mancia per Fiorini in quarta posizione. Oggi corriamo sotto i colori del team Bremo. Nella prossima gara di Franciacorta, quando le condizioni permetteranno, mi vedrete con una tuta diversa e approfondiremo. Eccoci pronti, finalmente è il tempo della finale e bandiera verde, si va! Primo scatto, allora subito in curva 1, molto attaccati i piloti, prova subito a prendere margine Francesco Mancini, che ora più che mai vorrebbe fare quello che è riuscito a fare nelle altre mance, ovvero sia quella di scappare, fuggire via il prima possibile. Ottima la traiettoria cercata e trovata da lui e da Biera per stare fuori dai guai nel primo tornante, mentre passano sul traguardo i primi piloti. Fiorini, Miotti, Barca, questa è la top 10. Mazzi Palermo poi alle loro spalle pian piano si dipana il gruppo con un po' di duello un po' più indietro. Andiamo a completare il secondo giro. Dietro di loro Gennari, Mongelli, Fiorini, Miotti in ottava posizione. Bandiera a scacchi! E concludiamo questa finale con un recupero, nonostante la pista fosse fredda e scivolosissima. Terminiamo il round 1 in P8 assoluta su 104 iscritti. Prossimo appuntamento a Franciacorta a metà aprile per il round 2. Ciao!